Salve a tutti ragazzi, oggi per la prima volta proverò a fare un video di pesca subacquea. Non so esattamente cosa troverò, ho comprato questa maschera che è già abbastanza scomoda e vi porto un po' di azioni di agguato in un'acqua non troppo profonda. Ci vediamo sott'acqua. Non carico mai il fucile fuori dall'acqua, ma stavolta, a circa 10 metri da me, ho visto un movimento in superficie e non so di cosa si tratta. Una volta sceso, mi muovo lentamente per andare a vedere cosa c'è dietro lo scoglio. In realtà, una volta che mi affaccio, vedo che c'è un banco di cefali che stava giocando in superficie. A questo punto non mi resta che continuare verso la sinistra. Mi affaccio tra queste due rocce per vedere se appare qualche pesce. Purtroppo, al di là della specchiata di qualche sarago di piccole dimensioni che si vede in lontananza, non c'è altro pesce interessante e per questo decido invece di muovermi lungo la scogliera sulla destra. La zona buona comincia dopo questo masso che devo attraversare in immersione per vedere se dall'altra parte c'è qualche sarago o cefalo che stanno mangiando sulla scogliera. Prendo fiato e mi immergo aspettandomi un lungo agguato che mi porterà dall'altra parte del masso. Un'occhiata è sempre bene darla in giro, sebbene so che i pesci arriveranno dalla destra. Un breve aspetto sul fondo per vedere se arriva qualche pesce, ma in realtà non si vede nulla e decido quindi di risalire tenendomi attaccato alla costa. Mentre risalgo mi accorgo che a pochi centimetri d'acqua c'è un grosso cefalo che tuttavia sembra essere abbastanza spaventato. Non so bene come comportarmi perché il cefalo non è venuto all'aspetto, decido quindi di immergermi e cercare di andare incontro al pesce. Il grosso cefalo continua a tenersi in pochi centimetri d'acqua, veramente attaccato alla costa. Non viene all'aspetto, ma rimane lì e io non sono in grado di sparare perché il fucile viene portato a destra e a sinistra della corrente. Finalmente si stacca e si muove verso di me, ma ho il braccio a 90 gradi e lo sbaglio. Questo cefalo era spaventatissimo, ho cercato in tutti i modi di avvicinarlo, non c'è stato nulla da fare. Alla fine quando è arrivato avevo il fucile a più di 90 gradi e non sono riuscito a minarlo bene e niente, è scappato. In questo punto l'acqua è particolarmente torbida e vale veramente la pena provare un aspetto. Quindi mi immergo in maniera molto silenziosa, cercando di poggiarmi sul fondo facendo il minor rumore possibile. Si vedono subito dalla sinistra 3 o 4 saraghi di medie dimensioni arrivare verso di me, ma non sono i pesci che cerco. Dietro di loro c'è un grosso banco di circa un centinaio di cefali che si sta avvicinando. Sulla destra si stanno avvicinando altri saraghi, ma voglio concentrarmi sui cefali e cercare di prenderne 2 con un tiro. Proprio all'ultimo si innervosiscono e a questo punto sono costretto a fare un tiro distinto. Questo è stato un tiro veramente fortunato. Infatti ho fatto questo aspetto, sono arrivati subito questo bancone di cefali enorme e solamente che ho aspettato per allinearli due vicini ma non ci sono riuscito, ho indugiato un pochino troppo. Quando ho sparato invece fortuna ha voluto che oltre a prendere il primo cefalo dietro, ma veramente alla fine dell'asta ci fosse anche il secondo. Ma ci vuole anche un po' di fortuna a volte. Mi immergo poco dopo per vedere se qualche altro pesce possa venire stavolta all'aspetto. Ho intravisto un bel sarago, ma sparargli così sarebbe impossibile. Decido quindi di fermarmi sul fondo per permettergli di avvicinarsi. Mentre tengo di mira al sarago, dalla parete si staccano 4 o 5 grossi cefali che vengono brucando verso di me. La situazione è paradossale, sono talmente vicini che se sparassi adesso distruggerei la punta dell'asta. Aspetto quindi che si stacchino dal fondo e possa avere un tiro più pulito. Ecco un'altra situazione molto interessante. Dalla superficie ho visto 4 o 5 cefali che stanno mangiando sulla sabbia. Decido quindi di immergermi per fare un percorso subacqueo che mi porterà sopra di loro.
Se sono bravo e non farò rumore, riuscirò ad arrivare a tiro. Appena sporgo dalla roccia, vedo finalmente i cefali che ancora stanno mangiando sulla sabbia. Sono stato bravo, non ho fatto particolare rumore. Tuttavia, i pesci sono piccoli, non avrebbe senso sparare. Li osservo per qualche altro secondo mentre mangiano tranquilli sulla sabbia. Intorno a loro potete vedere le castagnole che sono molto tranquille nella colonna d'acqua. Un saluto e risalgo. Sono arrivato a un punto meraviglioso, una piccola insenatura che nasconde sempre migliaia e migliaia di latterini. Vediamo se ci sono anche stavolta. Eccoli, in questa insenatura si sentono al sicuro. Eppure vorrei scommettere che prima o poi troverò qualche grosso predatore, come una spigola o un serra che gli darà la caccia, perché qui sono estremamente vulnerabili. Dopo la mia magica insenatura, decido di scendere un po' di più, facendo un piccolo aspetto intorno ai 10 metri di profondità. Guardo a sinistra, ma non vedo nulla. Sulla destra, però, c'è un grosso saraco che si avvicina. Questo è un pesce che non posso sbagliare. Muovendomi più avanti, noto di nuovo vicino alla superficie 4 grossi cefali. Stavolta non voglio commettere l'errore di prima e decido di non muovermi aspettando che vengano loro da me. Stavolta non ho sbagliato, infatti l'allineamento era molto facile e sono riuscito a prenderne 2 con lo stesso tiro e tutti e 2 presi abbastanza bene. Stavolta non ho commesso l'errore di prima e sono arrivato da un pochino più lontano, ho visto i cefali, ero un pochino più stabile sul fondo, loro non si sono mossi, ho aspettato finché non sono arrivati all'aspetto, sono riuscito a farne sovrapporre 2 e è uscita questa bella coppione. Eccoci qua, è ora di tornare a casa dopo 3 orette di pesca, sono anche abbastanza stanco. Il mare oggi non era un mare ricco, non c'era molto pesce. Ho alternato un pochino di agguato e un pochino di aspetto. Come avete visto, a volte il fucile si rivelava un po' troppo lungo per le mie esigenze, però con quest'acqua fonda non si sa mai quello che può passare, quindi preferisco avere un fucile un po' più lungo perché nel caso dovesse passare un bel pescione almeno sono preparato. Con questo vi lascio, vi abbraccio, mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like e soprattutto condividete il video. Ciao!